Ciao ragazzi, avete visto? Sono diventato rosso. Tempo fa io avevo fatto una domanda: di che colore vorreste vedere i capelli di Creativo Maugeri? Ragazzi, ha vinto il rosso, in tanti mi hanno scritto rosso. La prossima volta non mi potete dire un colore un poco più tranquillo, castano chiaro, castano scuro. Ragazzi, guardate il colore, è molto... Ci ho fatto fatica anche a trovare questa tinta qua. E poi, guardate, che mi devo fare? Mi devo dipingere le sopracciglia che sono nere? Un colore un poco più tranquillo, ragazzi. Spero di avervi fatto contenti, ragazzi. In questo video qui devo essere un attimino più tranquillo, più serio, anche perché questa creazione qui che vi sto per presentare è una creazione che andrà all'estero, fuori dall'Italia. Ragazzi, io sono veramente contento di riuscire a creare anche per l'estero. Non è la prima volta, ma sono molto contento, quindi ve la mostro subito. Eccola qua. Questi qui sono i nomi di quattro fantastici cani, che sono appunto Alfio, Frida, Ludwig e Robert. E questa creazione qua sarà una creazione con la base di appoggio, che io tempo fa vi ho fatto vedere come fare tutti, diciamo, i vari passaggi per la costruzione, per il calcolo, per il disegno di questa base qui. Quindi adesso vedrò se riesco a fare diciamo, parte del video dove spiego la costruzione della base, sarò molto contento di poterlo fare. Vedrò un attimino se riesco a farlo. Nella peggiore delle ipotesi comunque metterò un link nella descrizione dove spiego la costruzione appunto di questa base qui, di una mia vecchia creazione che alla fin fine è la stessa cosa, perché io spiego appunto i vari passaggi, come fare i calcoli di questa costruzione qui. Quindi ragazzi, se siete interessati ci vediamo per tutti i vari step e creerò con la mia ape dei trafori e la mia lama omnidirezionale. Vi aspetto per tutti i vari passaggi. A dopo! Ok ragazzi, questa qui sarà l'asse di legno dove andrò a posizionare la stampa per creare, che come al solito, come vedete, questo qui è abete massello da 20 mm di spessore. Ok? Una volta trovata l'asse andremo a levigarlo per, diciamo, asportare tutte le imperfezioni. Io vado diciamo, a levigare con la levigatrice con la grana da 220, e quando trovate delle imperfezioni molto più evidenti prima passo la grana da 80 e poi la grana da 220 e così via. Magari volete anche adoperare delle grane un poco più grosse rispetto, diciamo, alla 220, fate un attimino voi. Io vado dall'80 al 220, ma potete fare anche, diciamo, una scala per arrivare fino al 220. Ok ragazzi, quindi adesso darò una piccola levigata. A dopo. Ok ragazzi, vi ricordo sempre una cosa molto importante: quando dovete levigare, levigate sempre nella parte della venatura del legno, sia con la levigatrice, andate sempre in direzione della venatura del legno, sia con la levigatrice ma anche con la, diciamo, carta vetrata a mano. Quindi una volta levigata la base di legno andremo a posizionare la carta nastro per poter quindi passare, diciamo, la colla per poter posizionare e attaccare la nostra creazione. Prima di passare, diciamo, di attaccare la nostra carta adesiva, io come al solito vado a dare una piccola grattata con sempre carta vetrata grana da 220 per lasciare un sottile strato di polvere di legno per non far attaccare troppo la nostra carta nastro, e quindi quando andrò a staccarla non vado a creare danno sul legno. Ok? Andiamo subito a dare una piccola grattata per creare la polvere. Ok amici, andrò ad utilizzare la carta adesiva da 100 e da 50. A dopo!
Ok, una volta trovata la posizione ideale sull'asse di legno, andremo a posizionare la nostra stampa, cercando magari di evitare qualche nodo che dà fastidio. Andiamo a posizionarla e andremo a tracciare con una matita, con una micromina, andiamo a tracciare tutti i contorni, così una volta spalmata la colla andremo a seguire, diciamo, le linee per incollare la stampa. Ok? Andiamo a tracciare. Prima di asportare, diciamo, la stampa, vado a controllare che ci siano tutte le linee a destra e a sinistra. Ok, ci sono tutte le linee, perfetto. Andiamo adesso a mettere la colla. Ok, una volta spalmata la colla, vi faccio vedere un attimino più da vicino, penso che si vedano le linee della, diciamo, creazione. Io andrò appunto a seguire queste linee qua. Andiamo ad attaccare la nostra stampa. Eccola qua. Con calma andremo a seguire le linee come ho detto prima. Ok, ok ragazzi, una volta diciamo attaccata la stampa sull'asse di legno,
andremo a tracciare, come faccio per ogni creazione, andremo a tracciare tutti i punti dove dovrò fare i tagli interni, come vedete qui un attimino interno alla O, interno alla F, alla A, eccetera, eccetera. Non sto qui a farveli vedere tutti, comunque vado a tracciare con calma tutti i punti dove fare il foro per poter poi quindi mettere dentro la lama e fare il cosiddetto taglio interno. A dopo ragazzi!
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
amici, la creazione è finita e ve la presento subito. Eccola qua. Ragazzi, in questo video qui non ce l'ho fatta a farvi vedere appunto come è fatto la piastra base, perché non ho avuto il tempo per poterlo fare, però nella descrizione del video io lascerò alcuni link appunto dei video dove io ho progettato e costruito, tagliato e montato appunto questa base di appoggio, perché l'ho fatto già per altre creazioni, e siccome una volta che spiego come si progetta, come si costruisce, i programmi che bisogna utilizzare per costruirla, basta solo cliccare il link e andate a guardare appunto come si costruisce. Ok ragazzi, quindi spero vi sia piaciuto ancora il video e il colore dei miei capelli. Ringrazio ancora una volta la mia ape dei trafori, eccola qua, la mia lama omnidirezionale, e ragazzi, se vi è piaciuto tutto iscrivetevi al mio canale, ci vedremo per la prossima creazione. Ciao amici!